Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Oggi siamo il 4 di febbraio di 2023. Oggi vi voglio fare vedere come vado a conservare le mazze sia di kiwi, sia di pero, sia di uva, sia dell'apicocco, sia del mandorlo, il susino, il pesco e un'altra varietà di susino che ho potato qui io. Alcuni li ho recuperati tramite i vicini. Questi sono il pesco che ho fatto la macotta della nonna Paola, quella la mia vicina di casa, e questi qua li ho recuperati tramite un mio vicino che ha fatto la potatura questa settimana, mi sembra ieri o l'altro ieri, non me lo ricordo, e mi ha fatto avere queste talee. Allora io con questi qua, chi deve fare, do un consiglio per chi lo vuole prendere, diciamo, la conservazione delle mazze, che ora vi farò vedere che ho fatto una buca all'incirca. Quanto è lunga, diciamo, li ho fatte all'incirca 60 cm, 60-70 cm, e profonda con 45 cm, anche 50 non è importanza. L'importante è che andiamo a sotterrare e a mantenere fresche le nostre talee. Allora, come vi dicevo, per prelevare le mazze, ovviamente ora c'è il frigo, tutte queste cose nel frigo non le possiamo mettere. Una volta il frigo non c'era e le mettevano sottoterra i contadini. Una volta che ho avuto il piacere di conoscere una persona molto anziana, mi ha dato un sacco di consigli per come conservare e anche per fare gli innesti, insomma diverse cose quando allora si facevano. Sto parlando prima della guerra. Questa persona ha all'incirca 98 anni che ho conosciuto, perciò ha vissuto, diciamo, nella terra, nei campi, a fare innesti, esperienze, insomma mi ha voluto dire molte cose che io ho fatto tesoro di tutte queste cose che lui mi ha detto, e mi piace condividere con voi in modo che queste cose non vengono a morire. Allora, lui mi ha detto, se nei paesi dove l'inverno è gelo, insomma cade la neve, ci sono gelate, che è impossibile, c'è la neve quasi fino a primavera, diciamo, bisogna prendere le talee, e ovviamente dei rami maturi, senza succhione, senza cose. Bisogna prendere le talee in autunno, diciamo, quando la pianta va a riposo vegetativo, cadono le foglie, dove c'è più freddo va prima il letargo, diciamo, la pianta del frutto, quello che sia. Qui dove c'è più caldo ci va un pochettino, anche in inverno le possiamo prendere, però le prendete e ora fate tutto questo procedimento dove gli inverni sono più rigidi, sto parlando. Poi si possono prendere anche ora, di marzo, diciamo, si possono prendere le talee. L'importante è che non lo andiamo a prendere all'ultimo momento, che le dobbiamo conservare. Per esempio, già da gennaio-febbraio all'inizio ora, questo è il momento migliore per andare a conservare le mazze. E ora vi farò vedere io che li ho catalogato, ci ho messo susino, pesco, insomma su per giù, e poi vi rendete conto, scrivete, io l'ho scritto qui di sotto, che si vede e non si vede, però già lo so, come ovviamente so la varietà di questi rami che ho preso, che si chiamano rami ancora, non sono talee, e poi quando andiamo a tagliare a 4-5 gemme si chiamano talee, per ora si chiamano rami. Come dicevo, state vedendo, questo kiwi è misto perché me l'ha dato così, non è che state vedendo, questo qua è il picciolo dove c'era il kiwi, state vedendo, questo qua è un ramo femminile, state vedendo, questo è un ramo femminile praticamente perché è più scuro, diciamo, e ha più peluria, diciamo, la femmina rispetto al maschio. Il maschio è su grigio, che poi vi spiegherò in secondo tempo, e niente, queste sono tale miste. Come dicevo, come vi ho detto, allora, per chi deve prendere le talee dove i climi sono rigidi, invernali, diciamo, c'è la neve, il ghiaccio, quasi fino a primavera, le prendete in autunno, interi, possibilmente interi, quando sono 70 o quello che sono, e noi poi facciamo una bella fossa alla misura del ramo.
le prendete e le catalogate, le legate così a mazzetti a 15 e 20, non è importante, bisogna vedere. E poi andiamo a sotterrarli, che ora vi farò vedere. Perché c'ha il frigo bello grande, se ci entro li può mettere sotto il frigo all'incirca una temperatura semifrigo è 3-4 gradi. E questi qua conservati così, ben conservate, diciamo, a riparo da vento o altre cose, ovviamente sottoterra ancora la temperatura è fredda, perciò si mantengono bene. Le giornate poi piano piano vanno a riscaldare, e questi possono stare anche fino in aprile. Ovviamente quando noi andiamo a fare come si chiama, andiamo a fare gli innesti, se dobbiamo fare prima un innesto, questi qua li mettiamo più sopra, non più sotto, perciò di sotto ci mettiamo ovviamente tutti quelli che poi facciamo dopo. Dice, sai, io non ci arrivo questo mese, voglio fare questo qua, e poi vi rendete conto, poi di sopra mettete sempre quelli che vi servono prima, li uscite il giorno prima e l'indomani fate gli innesti. Ovviamente ci sarà la terra cosa e poi quella a sola poi si toglie. L'importante è che andiamo a fare poi il taglio pulito senza contaminare, diciamo, la talea. O se no gli diamo una lavata, li usciamo, li mettiamo in acqua e poi li facciamo asciugare e poi facciamo per togliere la terra, diciamo. Ora vi faccio vedere dove vado a conservare le mazze. Allora, questa è la buca, diciamo il fosso che ho fatto per inserire le talee, che già l'ho messi là. Insomma, non c'è preferenza, ovviamente, però se c'è un posto dove il sole ci batte di meno, diciamo la terra resta sempre un pochettino più umida, è meglio. Allora io l'ho fatta all'incirca 45 cm di profondità e la misura, diciamo, della talea, della conservazione. Allora ripeto, se voi avete preferenze, metto più qua, se avete preferenze, diciamo, perché deve fare l'innesto, sto dicendo, i sotto mettete quelle che si debbono fare dopo, diciamo, e di sopra gli mettete quelle che dovete fare prima, diciamo. Questa è una cosa che dovete decidere voi. Allora, ora io di sotto gli vado a mettere questo qua più grosso, tenendo questo, e lo vado a mettere qua, anche se ci sono i rami così non ci fa niente, state vedendo? Non ci fa niente, e lo mettiamo questo qua così. Poi prendiamo questo del kiwi, lo mettiamo qua anche così, tenendo. Possiamo prendere anche questo della bicocco, lo possiamo mettere anche qua al centro, poi piano piano li usciamo quando sarà il momento e andiamo a buttare un pochettino di terra, così sta vedendo, così sotterrata. Andiamo a buttare un pochettino di terra, la facciamo a strati, dobbiamo fare, in modo che restano sempre umidi, va bene. Ok, così state vedendo? Sì, mantengono belle fresche queste cose. Facciamo un altro strato. Allora, 1, 2, 3 e 4. Ok, ovviamente se dovete mettere più talee dovete fare più profondo il fosso, in modo che non vengono quasi in superficie. Quello già l'altezza qua ci sarà un 35 cm all'incirca. Va bene, ora li andiamo a buttare ora tutta la terra così. Dobbiamo creare questo accumulo di terra, tenendo così. Va bene, ora li vado a mettere meglio la rimanente della terra, perché con una mano ho la telecamera e con un'altra mano sto lavorando, e così senza bagnare, senza pressare, senza niente. Ora facciamo, diciamo, un accumulo, tutta questa terra la mettiamo qua, tipo una montagnetta così, e la lasciamo stare. Poi adesso poi piove, poi la terra un po' si pressa, diciamo, no? E la lasciamo stare così. Quando sarà il momento
in primavera si debbono fare gli innesti primaverili, li usciamo un giorno prima, diciamo, li puliamo dopo una bagnata anche nell'acqua, tanto per togliere la terra, diciamo, e si vanno ad asciugare tutta la sera e all'indomani possiamo fare gli innesti. Ora concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non avete capito qualcosa mi potete commentare, se il video vi è piaciuto mettete il bel mi piace, condividete, commentate, se vi volete iscrivere sul mio canale mi può fare tanto piacere, così sarete aggiornati quando faccio un video. Un abbraccio a tutti da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Etna. Ciao, al prossimo video, ciao!